Siamo oggi inondati da continue informazioni e fatti compiuti nel caos mediorientale, in particolare in Iraq, fra continui bracci di ferro, minacce di vendetta fra USA ed Iran e attacchi militari. Ma partiamo con ordine. Che cosa sta succedendo in Medio Oriente? Le rivalità fra Iran ed USA partono dal 1979, anno della rivoluzione islamica iraniana, e dell'assalto nell'81 all'ambasciata americana da parte di studenti universitari iraniani. Crisi che si risolse grazie al lavoro di Jimmy Carter, l'allora presidente americano, ed in seguito del suo successore, Ronald Reagan. Altra occasione fu la guerra Iran-Iraq, in cui gli Stati Uniti aiutarono Saddam Hussein. Fu proprio in questo contesto che Qassim al-Soleimani, il generale ucciso dal raid americano, inizia una lunga ed inesorabile ascesa che durerà per ben 22 anni, nei vertici militari iraniani. Prima come semplice comandante di brigata, fino ad arrivare al grado postumo di general maggiore, autore della politica estera iraniana in Siria, Iraq, Libano ed Afghanistan, comandante e spesso considerato come guida nell'ombra delle milizie sciite in tutto il Medio Oriente, impegnato nella lotta contro l'ISIS, nella presa del potere di governi sciiti filo-iraniani come quello in Iraq e il soffocamento col sangue delle manifestazioni anti-iraniane appunto in Iraq. Celebre è stata la sua frase pronunciata parlando coi ministri iracheni, poi riportata da tutti i media arabi, a cui disse loro: "Noi in Iran di queste manifestazioni ne abbiamo viste molte e numerose, e vi insegneremo come soffocarle nel modo migliore." Sua ultima azione fu l'attacco ad una base militare americana a Kirkuk, nel nord del paese, seguito dall'assedio dell'ambasciata USA a Baghdad, goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto l'amministrazione americana a colpire il generale Soleimani, innescando così un effetto domino di vendette, minacce, accuse, ritorsioni e mobilitazioni militari da ambo le parti. A difesa dell'Iran si è già spesa la Russia e la Cina, storici alleati del paese persiano, mentre le reazioni europee, così troppo moderate, tiepide e deludenti, come ha definito Mike Pompeo, ministro degli esteri americano, fanno eco per un alleggerimento dei toni. Donald Trump promette di colpire ben 52 obiettivi iraniani, uno per ogni americano rapito ed imprigionato dagli iraniani negli anni '80. Intanto si riunisce il Consiglio d'emergenza NATO e l'Iran posiziona i suoi missili lungo le coste e i confini con l'Iraq, pronte al lancio. Aerei americani sarebbero pronti a partire diretti verso gli spazi aerei iraniani. Quali potrebbero essere gli scenari futuri, però? Difficile a dirsi. Si può solo ipotizzare i seguenti casi. Il perpetuarsi di questo tono di semplici minacce lascerebbero che le acque si calmassero da sole. Il ciò garantirebbe i seguenti fattori: la garanzia di un secondo mandato per Trump, la messa in discussione di tutte le politiche estere ed espansionistiche dell'Iran in tutto il Medio Oriente, l'aumentare della frangia ultraconservatrice ed oltranzista in Iran e l'ovvia uscita dall'accordo sul nucleare. In caso contrario, però, si profilerebbe nelle peggiori delle situazioni.